Eccomi a voi. Dove sono lo avrete già capito, sono sulla loggia Foscara, questo splendido gioiello di architettura voluto dal doge Francesco Foscari, che dalla metà del 400 taglia in qualche modo piacevolmente in mezzo Palazzo Ducale. E volevo farvi vedere questa cosa che normalmente non è così visibile all'occhio. C'è, vedete sopra la mia testa, all'interno della colonna, un corno dogale con un'arma, uno scudo bianco, che quindi non è più dato sapere a chi appartenesse, e sulla colonna esattamente di fianco, ora ve lo faccio vedere, eccolo qua, c'è un altro di questi piccoli corni che questa volta è graffito. A cosa servissero oggi non è dato sapere. Tra le ipotesi c'è quella che venissero utilizzati da questo o quell'altro doge per sapere dove affacciarsi, in quale punto del colonnato, nel corso delle apparizioni pubbliche in piazzetta, appunto dal loggiato. Su una colonna interna, ce ne sono anche altre, ma questa è la più bella di tutte, c'è questo stemma. Questa è l'arma Moro, invece. Cristoforo Moro fu un doge abbastanza importante, resse i destini di Venezia tra il 1462 e il 1471 e fu peraltro anche vittima di una congiura che ha a che fare con la loggia Foscara, perché un altro nobile, Bartolommeo Memmo, tentò di ucciderlo e quindi di spodestarlo, e alla fine invece finì impiccato. E dove finì impiccato? Tra le due colonne di marmo rosso che si differenziano da tutte le altre sulla loggia, caso rarissimo, perché in realtà, come tutti noi ben sappiamo, le esecuzioni normalmente avvenivano tra le due colonne della piazzetta. Mentre a grandi passi ci dirigiamo verso il bacino, volevo farvi vedere quest'altro bellissimo piccolo corno dogale inciso e dirigermi con voi verso l'angolo della loggia interna, dove c'è una sorpresa, devo dire bellissima. A precedere nel dogado Cristoforo Moro fu Pasquale Malipiero, che regnò tra il 1457 e il 1462. Eccolo qua. Fu l'unico Malipiero a diventare doge, e quindi quest'arma, questo corno dogale con lo stemma Malipiero, può appartenere solo a lui. Malipiero succedette proprio a Francesco Foscari, doge che regnò per più tempo nella storia della Serenissima, 34 anni, 6 mesi e qualche giorno. Peraltro fu costretto ad abdicare, anche questo caso abbastanza raro nel corso della storia, e morì, e giustamente gli fu fatto il funerale come a tutti gli altri dogi, che venivano preparati, semi-imbalsamati e esposti in Sala del Piovego per 3 giorni prima del funerale. La Sala del Piovego è alle nostre spalle, e guardate un po' cosa sta scritto su questa porta: cadavere. I corpi dei morti, tanto dogi quanto dogaresse, non dovevano varcare le stesse soglie che praticavano i vivi, e quindi il corpo del doge morto veniva fatto passare attraverso questa porta laterale che serviva a questo utilizzo. Se ogni doge che è morto qui a Palazzo Ducale fosse contento di passare attraverso quella porta non lo sappiamo. Di sicuro ci sono luoghi peggiori nei quali morire, e io a proposito di bellezza voglio lasciarvi con questa meravigliosa immagine veneziana.